Ciao a tutti! Oggi siamo ritornati in zona rossa, qui in Lombardia, quindi non c'è niente da fare, tanto per cambiare, e ho bisogno di riempire questa mattinata vuota, quindi ho deciso di cucinare un tiramisù, ma io non cucino il tiramisù tradizionale con il caffè, quello tipico, ma faccio sempre una versione alternativa che secondo me è 1000 volte più buono, lo adoro ed è il mio cavallo di battaglia. Io non so cucinare, zero, assoluto, niente. Sono terribile a cucinare qualsiasi cosa, ma c'è una cosa che faccio bene e la faccio benissimo ed è il tiramisù. Quindi oggi vi farò vedere come si prepara questo tiramisù. Se volete potete imparare una nuova ricetta e cucinare insieme a me. Sono appena tornata dal supermercato dove ho comprato gli ingredienti per questo tiramisù, cioè 200 g di pavesini. C'è in realtà una battaglia per quanto riguarda il tiramisù e quali biscotti usare per fare il tiramisù. Alcuni sostengono che sia solo con i savoiardi e non si possano usare altri tipi di biscotti. Io personalmente adoro usare i pavesini perché sono più leggeri, più sottili e questo mi piace perché non rende il tiramisù così pesante, però è un mio gusto personale, potete usare quelli che preferite. Quindi 200 g di pavesini, 200 ml di panna fresca, panna da montare. La mia è senza lattosio perché sono intollerante al lattosio, una delle gioie della mia vita. 150 g di mascarpone, anche questo senza lattosio. 50 g di zucchero a velo, che in realtà non uso, io uso semplicemente lo zucchero normale anche in questo caso, ma zucchero di canna, quindi non voglio sapere perché non si muove. Wow, ok. Quindi 50 g di zucchero a velo o in alternativa zucchero normale, 300 g di frutti di bosco. Io compro quelli surgelati e ovviamente li scongelo. 80 g di zucchero. Per lo sciroppo ci serviranno 100 ml di acqua, 50 g di zucchero, 80 g di frutti di bosco di nuovo e se volete un cucchiaino di succo di limone. E un ingrediente che non c'è in questa lista ma io aggiungo sempre sono le gocce di cioccolato, goccioline di cioccolato, che oggi non ho, ma in alternativa useremo i bottoni di cioccolato, quindi semplicemente delle goccioline, dei pezzettini di cioccolato, ma è una mia decisione, una cosa che adoro mettere dentro al tiramisù per dargli quella sorpresa di croccantezza e quel gusto di cioccolato che piace sempre a tutti. Ok, iniziamo. Come prima cosa dobbiamo far sciogliere i frutti di bosco con lo zucchero in una pentola. Mettiamo in una pentola i 300 g di frutti di bosco con gli 80 g di zucchero e li facciamo sciogliere per 5-10 minuti. Riuscirete a vedere quando non c'è più lo zucchero, quando si è sciolto potete spegnere la fiamma. Poi quando avete finito questo passaggio li lasciate da parte e li fate raffreddare. Ok, abbiamo messo i frutti di bosco con lo zucchero, abbassiamo un po' la fiamma e giriamo, mescoliamo. Sono riuscita a trovare lo zucchero a velo, sono molto felice. Abbiamo sempre zucchero a velo avanzato dal Natale, nel periodo natalizio, per i pandori, lo zucchero a velo che non utilizzi avanza sempre, quindi sono molto felice.
Quindi come secondo passaggio, con la frusta elettrica mescoliamo insieme il mascarpone e lo zucchero a velo. Molto libero all'interpretazione per me il tiramisù, quindi puoi decidere se lo vuoi più o meno dolce. Secondo me metà zucchero a velo è sufficiente, anche se è così tanto mascarpone, ma poi viene dolce. La prova del 9 per vedere se è pronto. Perfetto, se il cucchiaino rimane su è perfetto. Nel frattempo non ci dimentichiamo che noi abbiamo i nostri bei frutti di bosco qui. Ok, mi sembrano perfetti, quindi spegnerò la fiamma e li lascerò raffreddare lentamente. La prossima cosa che farò sarà preparare subito lo sciroppo, anche se la ricetta dice di preparare prima la panna, ma non voglio che poi la panna stia lì ad aspettare perché si rovina. Poi oggi fa anche un po' caldo, quindi non voglio che si rovini. Quindi prepariamo lo sciroppo prendendo sempre in un pentolino, in una piccola pentola, metto l'acqua, lo zucchero, i frutti di bosco e se voglio il succo di limone. Perfetto, giriamo un pochino e li lasciamo sciogliere di nuovo con lo zucchero. Ora finalmente posso montare la panna, quindi prendo una ciotola, forse questa è troppo grande ma è tutto quello che ho, metto 200 ml di panna e la monto semplicemente con la frusta elettrica. Di nuovo il modo per controllare se è pronta. Perfetta. Quello che dobbiamo fare ora è triturare questi frutti di bosco in modo da avere solo un po' di un succo, quindi diventano completamente liquidi tutti insieme. Ora naturalmente dobbiamo unire il mascarpone con la panna. Lo faremo usando questa cosa bellissima chiamata leccarda. I movimenti delicati sono in teoria per non far smontare la panna, perché tutto il lavoro di montare la panna, se non siamo delicati, sarà inutile. Ora entrano in gioco le nostre bellissime gocce di cioccolato. Panna e mascarpone, la crema è pronta. I frutti di bosco sono pronti e il succo dei frutti di bosco è pronto. Possiamo iniziare a assemblare il nostro tiramisù. Ok, il nostro tavolo da lavoro è pronto. Per prima cosa prendo un pavesino e lo inzuppo nel succo di frutti di bosco e faccio uno strato semplicemente in questo modo. Quindi inzuppo il biscotto e lo metto, faccio uno strato. Quando ho terminato prendo la crema e faccio uno strato di crema sopra a questo. Se avete usato anche voi più mascarpone del necessario, non preoccupatevi di fare esattamente uno strato omogeneo, uniforme, sottile, perché vi avanzerà della crema, quindi siate abbondanti. E quando avete finito, l'ultimo strato da fare è quello con i frutti di bosco ancora intatti, quindi versate un po' di frutti di bosco sopra per fare un terzo strato. Potete decidere voi quanti ne volete, insomma cercate di ricoprire tutti gli angoli e continuo in questo modo a ripetizione fin quando finisco gli ingredienti o raggiungo la superficie della pirofila. E abbiamo finito, questo è il risultato. Non riesco a decidere se è più buono o più bello, come sempre sono molto fiera di questo lavoro e
Dovete assolutamente provare a farlo perché è delizioso e farete una bellissima figura con chiunque. Chiunque lo assaggerà si leccherà i baffi. Sarà buonissimo. Un piccolo consiglio: è buonissimo mangiato appena fatto, appena cucinato, ma secondo me è molto più buono il giorno dopo o dopo alcune ore, dopo un po' di tempo nel frigorifero, perché non è così cremoso ma è più consistente e secondo me è perfetto. Quindi provatene un po' subito e provatene un po' domani. Io ora me lo mangerò tutto in 5 minuti e poi mi lamenterò perché devo mettermi a dieta. Grazie per aver guardato questo video, spero che lo farete anche voi. Fatemi sapere con me se vi piace, se siete riusciti a farlo così buono, e al prossimo video. Ciao!